Ciao Monica, abbiamo iniziato per Federico. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Io lo vedo di spalle che è in cucina e sta girando il sugo. Dice che non si può girare perché ha il torcicollo, però è come se io lo vedessi che sta piangendo. È come se fosse un pianto contraddittorio, in parte di liberazione e un parte di rabbia, di quando non riesce a capire qualcosa. Ci vuole dare l'autorizzazione guardandoci in viso? A lui è sempre come se volesse anche drammatizzare, no? Allora si gira con il mestolo di legno e dice sì, e intanto ce lo porge come per volerci fare assaggiare il sugo. Chi assaggia, tu o io? Tu Io? È buono? dici che ci hai messo troppo sale? È un sugo salato? Pomodoro C'è del prezzemolo perché vedo del verde, c'è sotto ci sono le cipolle come soffritto. È un sugo rosso di pomodoro. Federico e il progetto. A me viene fuga a mezzanotte, come se ogni tanto lui sentisse proprio il desiderio di tagliare la corda, di scappare via. Anche se poi ci sono delle cose buone in questa sua vita, però ogni tanto ha proprio questo desiderio qua, anche quasi di dissolversi, sai, scomparire, non far più avere tue notizie, queste cose qui. Nome dell'anima. Nuvola. Nome dello spirito. Celeste, lo vedo molto nel cielo, nell'aria, lui. Causa esoterica dopo del fatto che ha visto all'inizio solo indagini e a un certo punto ha iniziato a vedere anche le sessioni. Cioè, cosa l'ha fatto scattare? È proprio la sua attitudine, quello di essere il più possibile su un piano pratico e veloce. Eh, Però poi la sua anima gli ha dato una direzione con una freccia in giù, che è quella di entrare dentro, in profondità. E allora si è soffermato sulle sessioni. Causa esoterica del fatto che lui segue le sessioni e il fratello gemello no. Sembra venirmi, no, questa immagine ehm, degli inseparabili di Cronenberg, no? Sono due gemelli, in realtà completamente diversi, se non fosse per l'aspetto fisico e per il dato anagrafico oggettivo. Ehm, E, per loro è così. Questo è interessante perché uno degli elementi essenziali da comprendere è che quello che noi siamo qui a fare spesso lo interpretiamo come gioco, ma potremmo anche interpretarlo come film. Noi siamo qui a recitare a nostra insaputa dei copioni e quindi loro recitano proprio questo copione di due gemelli in verità opposti. Opposti loro come caratteri, come modi di affrontare la vita, e che crea questo, crea anche proprio una disparità di trattamento, no? Nella madre nei confronti dei due. Chiamiamolo subito nel cinema il gemello. Un po' svogliato, è un po' che forse si è svegliato tardi e
simbolicamente mi fa vedere che si è allacciato male i bottoni della camicia, no? Per cui risulta un po' così disordinato. Comunque è arrivato, è un po' grattandosi il viso, no? Come dire, ma che succede qua? Mm. Monica, causa esoterica del fatto che finalmente ha fatto dopo 2, 3 anni, 2, la sessione. 2, 3 anni, che sono tanti. Io l'avrei fatta dopo 3 mesi, non 3 anni. Io l'ho fatta dopo 3 mesi. Mi fa vedere che quando lui si guardava allo specchio, è come se questo specchio non fosse perfettamente riflettente, lo fosse solo in parte, cioè una parte era completamente ondulata, come se fosse l'acqua in movimento. L'altra parte, l'altro spicchio, diciamo così, dello specchio, considerando uno specchio ovale, sì, lui si poteva vedere, ma non era sufficiente vedersi solo in quello spicchio per poter richiedere la sessione. Doveva liberare l'intero specchio, tutto lo specchio doveva diventare riflettente e Che, gli occorreva del tempo. che forma ha lo specchio? A me sembra, io dico ovoidale, però in realtà sì, è allungato, non rettangolare, non è squadrato, arrotondato. È un rettangolo con dei alto e basso molto stondato. Sì, immaginiamo una capsula. Mm. Ah, ok. Quindi un ovale con le due spalle verticali dritte. Capsula, sì, sì. Bene, e vibrazione. Mm, allora, lui è partito con 4 e poi ho visto che già dopo un po' era 6 miliardi. Quando è passato a 6? È come se l'avessi visto in bici che quando ci siamo collegati all'inizio aveva i freni premuti della bicicletta Mm, e poi dopo li ha lasciati mm. Prima e di allora andare lì è passata a 6. con i valori, Monica, ma questa secondo me è una sessione un po' particolare, perché a me Federico sembra di averlo già conosciuto, anche a te. Mi sa di molto familiare. Pensa che mi viene un'informazione strana, cioè come se lui, ma mi viene così, ti dico Mm, come mi viene. mm, Mm, allora, ipotizziamo così, a volte l'abbiamo ricostruito in questa maniera, no? Che dall'altra parte del velo c'è una parte di noi più essenziale, più consapevole, mm. ok? E crea una specie di copione, proprio un copione cinematografico, che viene recitato qui. Solo che chi viene qua non sa di Oh, recitare un copione. mhm, È come se le due essenze, tua, scusami, e di Federico, quindi quelle che stanno dall'altra parte del velo, a un certo punto avessero deciso, che voi dovevate essere i fratelli mm, qua. mm, Poi però, a un certo punto ci sono state delle correzioni sul copione, per cui avete deciso di abbinarvi a fratelli differenti, perché mm, avevate bisogno di esperienze un pochino differenti, non anche così tanto differenti, perché ci sono cose un po' in comune. mhm. Sì, è vero. Sì. Mm? Però il mio è un caso un po' più complicato, quindi mi serviva di più uno come lui. Esatto, certo. Certo. Cazzo, cazzo. Puoi mandare un aeroplanino a me più consapevole lassù, scrivendo, ho scritto dentro che cazzo hai fatto? E se non mi dimentico, quando abbiamo parlato durante i punti di militari, Federico è caduto, insomma, abbiamo avuto dei problemi di connessione. Lui era stupito, noi no, perché è una regola. Ci sono dei militari in ascolto. Ma allora, i militari me li dà affiancati anche a suo padre.
non mi sono neanche ricordata di chiedergli se anche suo padre in qualche misura aveva seguito quelle orme, Sì, ok? sì, sì, sì. Ok, perché le vedo proprio, ma questa cosa l'abbiamo detta più volte, che capita di sovente che ci sia questa familiarità, ok? Quando arriva un adulto, poi tira in mezzo il figlio, si instaura una specie di progetto militare. Mm? Ehm, Devo dire che anche in questo caso specifico di Federico è stato così. Un progetto che è sia fisico che mentale. E infatti il patto di fedeltà Federico ce l'ha molto spiccato con il padre, del Mm. quale segue le orme. Mm? Quindi come se in questo progetto militare riuscissero sia a manipolare il corpo attraverso proprio degli esperimenti che vengono fatti, adesso Mhm. tutti i disturbi io in No, cuffia, scusa. sia la mente. Mm? Quindi riescono proprio a dargli questo input che è un po' del militare mascalzone. Ma abbiamo Eh, qualcuno in ascolto? Però me lo fa vedere in questo momento dal Friuli, non so perché. Chi sono? Italiani o... Sì, questo è italiano. Ehm, allora, aspetta un attimo, perché me le fa vedere proprio sulle coste. Cioè mi fa vedere uno italiano, un pochino più sull'entroterra, e uno più sulla costa. Ehm, Tipo Trieste. quindi non italiano? O sempre italiano? Sì, sempre italiano, però sono dislocati in due punti diversi. Perché non hanno bloccato la sessione? No, l'obiettivo non è bloccare, e il loro obiettivo è la ricerca, è la conoscenza, lo sperimentare, il seguire le evoluzioni. E poi questi dati dove li mettono? Cosa ne fanno? Servono per perfezionare eventuali ulteriori errori con altri. Errori di che? Se c'è qualcosa che è sfuggito, diciamo così, perché Federico rappresenta un po' uno sfuggito dalle loro mani, ok? Cercare di capire dov'è la falla per evitare che di nuovo un altro soggetto sfugga. Ma è una mia sensazione o quei quattro gatti che non hanno l'anima sulla terra di esseri umani sono tutti militari? Perché sono progetti, domande, intenti talmente stupidi questi, che solo uno senza anima potrebbe metterli in piedi. Ehm, Del gruppone che segue Federico, quanti hanno l'anima militari, Intendo. allora, questi due citati no, sono proprio semplici pedine eteriche. Ehm, Non l'hanno. Altri invece sono no, questi due no, che sono connessi, che stanno ascoltando, no. Però altri invece hanno una bassissima consapevolezza, questo sì. Ma ce l'hanno. Vabbè, Sì. è già tanto che abbiamo trovato qualcuno senza anima, visto che non li troviamo mai. Va bene, consapevolezza di Federico, percentuale. 137, Anima, 42, vite precedenti, 2016, cervello, 9,
Suscettibilità ipnotica. 30. 3D. 71. Vivacità animica. 92. Bene, allora spingo e esorto il mio amico, quasi fratello Federico, ad alzarla, questo 92. Adesso, all'inizio. 95. Di più non può? Allora, diciamo che ci sono dei veli cioè, è come se lui fosse un po' un equilibrista. Lo Mhm. vedo su una fune e sta cercando di trovare una giusta postura del proprio corpo e quindi un proprio personale equilibrio, per non cadere. Deve tenere un po' tutto in piedi, anche rispetto alla sua vita. E quindi gli sembra che 95, come vivacità animica, sia una buona cifra per poter rimanere in equilibrio su questa fune. Va bene, entità eteriche, vediamole. C'è un gattone grande, che ha gli occhi verdi fluorescenti, grigio, con delle sfumature un po' nere. E allora a volte sembra tipo un gatto molto sornione, coccoloso così. Poi di colpo tira fuori gli artigli. Sembra che Ehm, abbia un gatto quasi uguale. ah, però- che voglio dire che il suo gatto sia la sua interferenza, No, 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 certo. ovviamente no, eh. Però giustamente lui mi ha rimandato questa immagine per Mhm. renderla più reale, perché in fin dei conti è una sua creazione. È un felinoide. È un felinoide, certo. E che fa? Ehm, diciamo che ehm, lo stimola anche quando meno se l'aspetta anche, un po' che è una sorpresa per lui, un po' una sorpresa per gli altri, che tira fuori gli artigli da 0 a 1000 in un secondo. Mm? Quindi questo gatto, da che è sornione, tutto accovacciato su se stesso, che sembra dormire, di colpo invece ha la gobba, il pelo ritto e fuori gli artigli, pronto a graffiare. Enorme. Poi c'è un'aquila che è un'aquila urlatrice ed è come se viaggiasse sopra le case, sopra i tetti della sua città e urlasse, lo dico io a tutti, chi è il vero Federico? Quindi come per minacciare Federico stesso di raccontare agli altri chi è davvero nel profondo, quali sono le sue nefandezze, per metterlo in questo modo in difficoltà. Mhm. Qui c'è uno scorpione che è come se lo avvelenasse lentamente e lui non si riesce a capacitare perché sta subendo questa somministrazione di veleno. Mhm. Eh, È il secondo universo questo. sì, e poi mm, cioè io il progetto militare adesso è come se lo vedessi per lui, che sta decisamente scemando, però che è stato molto forte in una fase della sua vita. Per cui è come se io lo vedessi, un gruppo di militari, con della gelatina davanti, quindi non li vedo in maniera netta e chiara. E poi ci sono 3 EDL. Vediamo le entità mentali.
La prima si chiama Singhiozzi. Come se lui mi facesse vedere la sua incostanza, no? Attraverso questi singhiozzi. Quindi l'incapacità, diciamo così, di mantenere una sorta di coerenza, di linearità. Questo specialmente all'interno dei rapporti sentimentali. Mm, mm. È come se ci fossero anche proprio delle incongruenze in questi singhiozzi. Ma Non lui sono è come se tutti uguali. Scusami? Non sono tutti uguali o non hanno una sequenza logica. Esatto, esatto. Ehm, ed è come se lui non potesse fermare questi singhiozzi, non c'è un modo. Questo l'entità mentale lo vuole convincere. E livello? Fa finta che ha provato a dargli il sorso d'acqua, i singhiozzi non sono andati via, ha provato a farlo spaventare, non sono andati via, eccetera. Livello mi dice 6-7. Ah, poi, Poi c'è Again, ancora. come? Again, ancora. Ah, again. È come se questa entità mentale lo spingesse a ripetere, diciamo così, determinati schemi, determinate circostanze e dicendogli, invitandolo a farlo ancora e poi ancora e poi ancora e poi ancora, senza che ogni singola volta che rifà la stessa cosa, lui riesca ad imparare, ad evitare di farlo la volta successiva. Anche se in qualche misura lui stesso magari non vorrebbe rifare questa cosa, non vorrebbe di nuovo, che ne so, esplodere in rabbia, non vorrebbe di nuovo commettere un tradimento, però again. Livello? Questa mi dà 5-6. E poi c'è l'ultima che sembra proprio uno sfogo esagerato, ma dato proprio dal non volerlo vedere, dice: Mamma, io ti odio. Mm? Questa entità mentale che si esprime in questa maniera così forte perché vuole buttare benzina sul leggero risentimento e senso di ingiustizia che Federico prova nei confronti della madre, che più volte nel corso della vita ha mostrato di avere, diciamo così, una preferenza, no? Per il gemello, per- perché tende comunque ad agevolarlo, ad essere più morbida con lui. E questa nel tempo è come se avesse scavato in Federico un senso di rabbia, come se volesse rivendicare qualcosa alla madre, ma lo vuole tenere taciuto dentro di sé. È per questo che invece l'entità mentale si sfoga in questa maniera, dicendo addirittura mamma ti odio, che è un'esagerazione. Certo. Livello? Eh, 5. Entità mentali collettive? Ma mi è venuto tipo Macho Man. Però questo è anche molto legata al discorso del progetto militare, no? Il militare che è un po' libertino, che ha diverse donne, eccetera, no? Ed è anche, diciamo così, stato più semplice da far seguire a Federico e a suo papà, anche perché sono due begli uomini, quindi è più facile per loro attrarre, diciamo così, delle donne, rendere le occasioni più facili, anche per dirti semplicemente con un gioco di sguardi. Già lì parte un film per loro, un film di seduzione che poi può anche non tradursi necessariamente sul piano reale, ma va bene così. Va bene, sempre a 6 la vibrazione.
Ehm, Adesso la vedo raddoppiata, 12. 12. Monica, causa esoterica della narcolessia. Allora, dunque, veda come uno degli effetti collaterali di questo vaccino che lui aveva fatto al militare, nel senso che quelli che vengono fatti ai militari sono un po' particolari, perché comunque sui militari vengono sempre fatti esperimenti, per cui sono modificati, ok? Ehm, ehm, quindi per cui hanno a volte degli effetti collaterali particolari. Nel suo caso c'è stato proprio questo, della narcolessia, quindi proprio fortemente invalidante, tanto che lui non può neanche più guidare a causa di questo, no? Mhm. Perché ovviamente non è che si può addormentare al volante da un momento all'altro. Però da un punto di vista esoterico, vedo proprio che qui inizia ad insinuarsi lo scorpione con il suo veleno. Un veleno che ha l'obiettivo di andare dapprima a inibire il suo sistema nervoso nel ritmo sonno-veglia, molto disordinato. E allora con questo trova anche un'alleanza in singhiozzi, perché anche qua, no? C'è come di colpo, no? C'è un picco. Mhm. In questo caso il picco è rappresentato dal sonno. Ma poi appunto più avanti lo scorpione si farà sentire invece andando a colpire il cuore. Causa esoterica del pacemaker. Ehm, diciamo che Mm, i problemi cardiaci sono presenti in diversi militari, mm, varie tipologie di problemi cardiaci. A lui tutto sommato è toccata una forma comunque ancora compatibile con la vita, anche se qualche limitazione ovviamente gliela dà. Quindi in verità lui aveva già visto, no, il giusto, il fatto che questi vaccini avessero comportato delle anomalie al suo cuore. Questo sì. Ehm, Però devo dire che la sua anima ha trovato un giusto compromesso, cioè dandogli una patologia, però non così invalidante che non gli potesse permettere di affrontare la vita in modo poi da vedere la verità. Causa esoterica delle paralisi notturne. Ma lei mi fa vedere come a distanza mh, ehm, all'interno del progetto militare ci sia proprio questa volontà di controllare gli esseri umani. Alla fine sono delle cavie, diciamo così, i militari, per cui non è che ce l'hanno nello specifico su con Federico o con il padre di Federico. Loro fungono un po' da cavie, no? Sono i tester, d'altronde, su cui vengono effettuati proprio dei test, semplicemente, ehm, per vedere in che modo è possibile bloccare il corpo di una persona quando la mente è vigile. E quindi di fatto una persona come Federico è preziosa perché dà la possibilità di comprendere proprio le varianti, Facciamo i, i no- dati da tener presenti. facciamo i noiosi alla militare. Quante ne ha fatte di paralisi notturne? Qualcuna è riuscita anche a poi sottrarsi a qualche paralisi notturna. Siamo nell'ordine delle
No, a me dice 5 al mese. E facciamo i noiosi con i grafici. Ultimamente, avvicinandoci alla sessione, sono aumentate, diminuite? Mi fa vedere tipo un picco prima e poi dopo una diminuzione. Ok, la sessione di oggi si intitolerà con molta probabilità, sperando di non gufarmi, si intitolerà Copione. Mi ha molto colpito questo copione che noi abbiamo stabilito lassù. Andiamo dalla parte consapevole di Federico, su alla sorgente, quello che è lì col copione in mano, questi fogli, che dice: Mamma mia, cosa stanno facendo questi? Che stiamo facendo? Cambiamo il copione? Fino a un certo punto? Guarda, quando ho visto il progetto Fuga a mezzanotte, mi ha fatto proprio vedere come lui potrebbe anche dissolversi nel cielo stellato, no? A mezzanotte, così. Mhm. Praticamente quello che io adesso sono in grado di vedere, poi non so, nel futuro magari riesco anche a vedere meglio, è come se nel cielo ehm, ci fosse un grande copione complessivo, con dei copioni più piccoli. Cioè, mi spiego meglio, no? Per esempio, una tipologia di copioni, per esempio, è quella di seguire i miti. Mm. Mm? Infatti nel cielo noi abbiamo le costellazioni che portano sempre i nomi di personaggi mitologici, le stelle portano i nomi di personaggi mitologici, eccetera, no? E di fatto che cosa succede? Che l'essenza di noi sceglie uno di questi copioni. Adesso, per esempio, per te mi viene eh, eh, Ofiuco. Io? Sì, metti, no? Ricordami lo fiuco, non mi ricordo più cos'era lo fiuco. Allora, non vorrei dire sciocchezze, ma mi sembra che sia quello che va a risvegliare i morti. Ah, sì. Mm. Quindi tu in questo momento della tua vita stai facendo così. Mm? Risvegliare i morti nel senso anche i dormienti. Mm? Certo, proprio ogni gioia me la sono proprio regalata. E invece tu? Mi viene Persefone, sì, sempre che ha a che fare con l'Ade, quindi gli inferi anche forse nell'aspetto anche un po' più oscuro. Federico? Allora, in parte mi fa vedere, dunque, adesso però non vorrei far confusione, mi sembra che sia proprio il mito di Narciso, perché in realtà Narciso era molto amato da una donna, solo che lui non aveva ricambiato poi quell'amore in maniera profonda. Ah, Mm? ok, è innamorato di Poi se stesso. perché sì, questo è quello che viene Perfetto, tramandato, ma poi ci sono sempre delle piccole varianti, ok, certo. all'interno. Questo significa perché in realtà non comprendi delle cose, ok? Perché poi in realtà Narciso muore cadendo nello specchio dell'acqua, ok? Mm? Mhm, Perché in realtà si è perso nello specchio e non cosa doveva vedere nello specchio. mhm, Ok? Per cui il rischio effettivamente di Narciso è un po' questo, no? Di mietere delle vittime intorno, senza analizzare profondamente se stesso. E meno analizza se stesso, più vittime miete intorno a sé, da un punto di vista sentimentale. Mm? mhm, Mm. Poi, ripeto, ci sono sempre delle varianti, perché non è che in maniera fedele viene seguito magari il mito, dire. Mm? mhm. Ah, adesso mi è venuta questa informazione qui. Mm? Quindi, però, dentro un mito da seguire c'è sempre la nostra opportunità di liberarci da quel copione lì. Certo, esattamente lì che voglio andare. Allora, siamo lì, tutte e tre. E abbiamo la penna che cambia il copione.
Ora, Federico si è cinivaccato, vaccinato, chi se ne importa, ormai lo diciamo. Questo gli ha generato problemi evidentemente al cuore, la narcolessia e ha un pacemaker, questo non lo possiamo cambiare. Però, qual era l'obiettivo? Cosa c'è scritto nel copione di Federico? Dopo, che lui può cambiare. Allora, non sarai in grado di vedere davvero, perché Narciso alla fine non è in grado di vedere davvero, non è in grado di sentire l'amore, non è in grado di vedere che cosa c'è oltre l'immagine, ok? Mm. Quindi in effetti in una parte della sua vita Federico non è stato in grado di vedere, di percepire davvero. Mm. E quindi una parte del copione lui l'ha già cambiata, gli è rimasta per esempio la parte del copione in cui le donne lo amano, lui non riesce ad amare le donne. Mm? Mhm, mhm. Ok. Scritto Ehm, nero, questa parte? sì. Ok. Cioè amare solo le donne o anche gli uomini? Ma ecco, la cosa essenziale è che Non è ci ricambiato. sia. Cioè, Esatto, lui, esatto, esatto. dimmi, dimmi. Sì, sì, quello che hai detto. Cioè, non che, cioè, che lui le illude, tra virgolette, che non Non è in riesce. grado, sì, di andare in profondità. E quindi si tiene come unica riserva la figlia, per cui può provare un sentimento profondo, Mhm. ok? Per le altre. Ecco, che inchiostro, che differenza vedi tra quella parte del copione di Federico dove c'è scritto pacemaker, narcolessia, che è fatta, cioè ormai è quello, poi uno può anche tornare indietro con la narcolessia, ok, però più o meno, insomma, no? E questa parte, noi che siamo dei boomer, c'era l'inchiostro che si cancellava, no? Sì, quella lì, la parte, diciamo così, che si è materializzata, diciamo, con delle conseguenze anche fisiche, la vedo scritta in grassetto con un carattere come dimensioni più grande. Ah, ah. L'altro. Ehm, Comunque, non la vedo così netta. Anche questa è un pochino sfocata, come se si potessero fare delle correzioni anche lì. Mm. Più complesso, ma anche lì si può fare correzioni. L'altra invece me la dà come scritta a mano. A mano, in corsivo. Mm, Diciamo. esatto. Il copione non è un foglio, è un libricino, no? Siamo a una pagina, siamo tipo metà, un po' Metà, metà. metà, più della metà, quello che è, insomma. Che differenza vedi tra le pagine già passate e le pagine future? Le pagine già passate sembrano proprio vere, delle pagine vere. Le pagine future mi risultano un po' più trasparenti, eh, mm, e, e più multidimensionali, mentre le altre mi sembrano più simili alle pagine che potremmo vedere noi qua, in questa nostra realtà. Il tuo l'hai guardato di copione, Monica? No, Non vuoi guardarlo? no, adesso no. Va bene. Stessa cosa, Federico. Abbiamo appena fatto un cambiamento nel copione. Questa è una sessione molto importante. Che tipo di penna usiamo per cambiare un copione? Allora, per lui intanto è venuto ad aiutarlo il suo topolino. Cioè, Diciamo che è un suo animale eterico, che gli porta, diciamo così, consigli, saggezza, supporto. il suo animale guida? Chiamiamolo così, sì, ma penso che, non so, potrebbe anche piacere alla sua figlioletta, quindi è buono anche per lui un topolino.
Come si chiama questo topolino? My Mouse, tutto attaccato. E dove se ne va? Tra le pagine, veloce? Anche un po' sulla sua spalla destra. Ah. Ehm, Tipo un po' il topolino di Ratatouille, che penso che Federico conosca benissimo, che è piccolo, geniale, nascosto, sotto il cappello, sulla spalla, siamo lì, e sa fare delle cose incredibili. Quello là era un grande chef, questo qua è un grande scrittore. sì. Cosa fa E Federico? gli ha dato una penna che sembra tipo un Chupa Chups, con tutti i colori. No, non mi sono spiegata bene. I bastoncini, quelli colorati, Sì, zuccherosi, sì, mm? Con una girandola di tanti colori. E questa è la sua penna. Ehm, allora, la prima cosa è, c'era tipo illusione della conoscenza di sé, che è proprio Narciso, no? Che crede di conoscersi perché continuamente si guarda allo specchio, ma in realtà sta conoscendo solo una parte di sé, che è la parte più esteriore. mhm, Quindi l'illusione della conoscenza di sé, il topolino gli fa notare che dentro, scusami, che sopra la penna c'è anche una gomma magica e quindi la può cancellare, e scrive profonda conoscenza di se stesso, di me stesso. bene, basta questo per oggi. Andiamo dentro Federico. C'è anche tanta insicurezza, perché ho visto che il gatto, oltre a produrre questi scatti un po' così di ira, è come se lo facesse sentire, essendo così grande, no? A volte insicuro. Mm, Dove siamo? Siamo dentro Federico. Come vedi il dentro di Federico? Adesso vedo una tana rosa. Mm. Io vedo un palazzo, una tana, un'abitazione e spesso ci sono degli specchi. È una grotta rosa e ci sono degli specchi sulle pareti, anche un po' acquosi. Mhm. Ne incontriamo uno. Chi vede il riflesso, Federico? Perché è rosa, scusami, la caverna? Non so se piace alla bambina il rosa. Lui molte cose le Sì. fa proprio animate, dallo spirito paterno, sai? Mhm. È parte di sé proprio questa bambina e questa sua esperienza di paternità. Ehm, Non riesce a vedersi senza questa parte della sua vita. Mhm. Allora, quando però si specchia, è come se vedesse se stesso all'età della figlia attuale. Mhm. 9 anni. Mm. Mm. E qua lo vedo un po' insicuro. Lo vedo un po' insicuro, come se avesse, in eterico, non dico nel fisico, presente gli apparecchi che si mettono sul palato. No. Come sono fatti? Uh, Sul palato? Una lastra? sì, è una protesi, che metti al palato. A che serve? Sì, sempre a scopo correttivo, per allineare i denti, per allargare il palato, credo, no? Mm. È come se vedessi un po' con qualche difficoltà ad esprimere se stesso, ok? A raccontare davvero chi è, a venire fuori per quello che è. Poi in un altro specchio mi fa vedere il Federico della prima relazione importante,
Però è come se lui in quel periodo aderisse, a me viene così, un po' in maniera, non so spiegarti, eh, era fedele anche perché si deve essere fedele. Si fa così. Mm. Sì, era in un momento in cui non aveva ancora voluto scuotersi, quindi era su una fase di appiattimento, mm? E dove Sì, diceva io devo essere l'opposto di mio padre, ok? Quindi ho questo rigore, disciplinare per cui io sono l'opposto di mio padre e faccio così. Tanto è un processo, non c'è niente di male in nessuna di queste fasi. Poi mi fa vedere l'altra fase, la fase intermedia, terminata, cioè anzi sul finire di questa relazione, in cui lui inizia non so come dirti, a lasciarsi andare questi confini netti che aveva posto riguardo alla disciplina, ma anche rispetto allo stare in un rapporto in un certo modo, vedo che iniziano a inclinarsi, come un'acqua che con una certa potenza inizia, diciamo così, a spaccare gli argini. Eh, Da un lato è così, però dall'altro è come se mh, allora, scusatemi se sono un po' confusa, ma sto vedendo mano a mano. In realtà il patto di fedeltà col padre è attivo nella stessa maniera in tutti e due i momenti, perché opporsi al padre, e accettare ok? il Quindi patto. esatto, è la stessa cosa. Possiamo accettarlo, certo. Esatto. È la stessa Federico cosa è per cui. Federico, non c'entra il patto col padre. Esatto, Potrebbe avere esatto, Hitler come padre, e Papa Wojtyla come padre, che sono uguali, e capito, no? E Federico è Federico. esatto. Però Mentalmente si sente figlio e accetta un patto. esatto, esatto, esattamente. Quindi nella prima parte, diciamo così, quindi quando aveva la prima relazione, ha eseguito una parte del patto di fedeltà che sta nel opporsi all'atteggiamento del padre. Poi il patto di fedeltà continua, ma aderisce mm, a quello che è il comportamento del padre, lo replica in un certo senso. Ehm, e quindi inizia ad avere insoddisfazione cronica, diciamo, no? All'interno dei rapporti. Terzo specchio, io lo vedo padre, cioè lui è come se in questo momento vedesse una delle sue quasi migliori versioni di sé, perché Mhm. la paternità gli ha fatto venire, gli ha fatto emergere proprio delle emozioni che lui non aveva mai provato prima. Soprattutto questa figlia. Che rapporto c'è tra queste due anime? Sono anime moltissimo affini. Io le vedo appunto un'affinità di quinto livello, chiaramente rimanendo nell'ambito padre-figlia, mm? Mm. Dove lei sa che il padre ha proprio un debole per lei, cioè lo sente proprio, lei si sente proprio molto amata dal padre. Mm. Cosa gli dice? Così, da anima ad anima. Ehm, sei la mia Violetta? Lei a lui? Sì, e io sono il tuo girasole. E cosa intende? Intanto una sintonia perché fa vedere che sono entrambi fiori, c'è proprio una frequenza simile, ok? Un'intesa proprio. Ehm, Però è come se mi facesse vedere per certi aspetti che lei ha anche più forza a volte di lui. Ehm, Come temperamento, non so perché mi fa vedere questo. Ehm,
E mi fa vedere appunto lui che è come se fosse una violetta, quindi un po' piegata dal vento, mm? In questa fase della sua vita, perché niente è stabile, è tutto in evoluzione. Mm. È come se il vento ogni tanto lo stropicciasse un po'. Va bene, nel viaggio interiore di Federico c'è lo specchio con la risposta alla sua irascibilità verso le persone. Questo specchio qua, anziché riflettere la sua immagine, riporta come immagine una scacchiera. Quindi è come se facesse vedere, che i rapporti tra le persone funzionano proprio così, con queste mosse, come nel gioco degli scacchi. Per come se anche lo invitasse a valutarle queste mosse. E che se lui capisce che questo è un gioco, comprende che l'irascibilità, quindi questa foga improvvisa, non è da buon giocatore. E se non sei un buon giocatore, eh, impara ad esserlo, Mhm. perché è solo un gioco questo. Proiettiamo una scena su un muro bianco e di esempio, lui domani va al lavoro e, che ne so, un fornitore si presenta con un prodotto esattamente l'opposto di quello che doveva essere. Un casino. Lui Boh. trasferisce tutto questo su un piano di gioco e cerca di capire quale tipo di ruolo e di mossa sta inscenando questo cliente, Mhm. ok? Ehm, e questo diventa un momento di divertimento per Federico, perché deve fare anche un po' il detective per andare a scovare che cavolo di copione sta recitando questo? Quale tipo di mossa sta facendo sulla scacchiera? E allora lì non c'è neanche la possibilità di farsi assalire dalla rabbia, che la rabbia veramente rende ciechi. Certo. Invece lui Oppure deve vedere. sta andando al lavoro con il collega. Adesso non mi ricordo se tu fai così, comunque facciamo finta che vai al lavoro con qualcuno che guida, e la solita strada, siete anche un po' in ritardo, la solita strada è bloccata, un'alluvione. No, Monica. E dovete fare un giro dell'oca che arriverete tra 3 ore. Incazzatura. O, siccome questo è un gioco, Federico lo sa, lo sta capendo sempre di più, c'è una ragione, vediamo qual è la ragione. Fanno il giro dell'oca e la ragione la scoprono. Non so, vedono un Ah, animale bellissimo che vola, arriva un'altra chiamata e fanno una consegna che per esempio è in strada, in questo caso grazie alla deviazione. Viene loro scontata una serie di cose che devono fare durante la giornata perché non ne avranno il tempo e arriveranno a casa prima. Potrà andare a certo. prendere la figlia a scuola, cosa che magari non può fare per gli orari, bla bla bla. Alla fine della giornata, magari scrivendo il suo diario ideale e immaginario, o fallo se magari ti va e non l'hai mai pensato, caro diario, ho evitato l'incazzatura, il caso ha voluto, io stesso ho voluto questo cambiamento, adesso più o meno capisco perché, non è che ci debba essere per forza un perché, eh. Magari durante la deviazione lui ha potuto fare dei pensieri che altrimenti non avrebbe Esatto. avuto il tempo di fare. Sì, sì, assolutamente mi fa anche sentire che ascolta delle musiche, delle canzoni a cui si aggancia per cambiare le proprie frequenze. Quindi un contrattempo che è uno spunto, è un'opportunità. Quindi lo specchio di Federico irascibile, un Federico riflesso che urla, batte i pugni o che Federico in se stesso cosa ne fa di questo specchio acquoso?
Ma vedo che intanto ride, perché è come se in questo momento gli facesse sorridere vedere se stesso che va fuori così dai gangheri. Mhm. Ehm, quindi vedo che proprio allunga la mano e questo specchio appunto è acquoso, no? Mhm. Quindi è come se riuscisse a modificare l'espressione e lo stato d'animo di quel riflesso lì. Quindi va a muovere la parte del viso e vedo che cambia espressione. Quindi non è più arrabbiato. Bene. Lo circondiamo di specchi, c'è il Federico narcolettico, il Federico con problemi di cuore, il Federico soggetto a paralisi notturne, il Federico allergico alle regole, il Federico preoccupato per la figlia e il Federico infedele. Sembrano i televisori della scena finale di Matrix. Mm. Tanti Federico. Specchi acquosi. Adesso è come se li stesse vedendo dall'alto. È su un velivolo un po' tipo anni 20, un aereo un po' d'epoca, un piccolo aeroplanino, no? E li sta vedendo dall'alto. È già quasi come se non si sentisse più parte di quei ruoli lì. Cioè li identifica proprio come degli attori, delle parti recitate. E quindi è Lasciamo. come se Mhm. minore è il coinvolgimento con queste parti recitate e minore è proprio il copione, cioè nel senso minore è anche l'identificazione con la parte recitata Federico Narcolettico, minore diventano gli episodi di narcolessia. Mhm. E così per le altre. Minori o Pro- assenti? allora, per ora vedo minori. Ok. E il copione che fa, ora che sono minori? Cambia? Sì, il copione è fatto per essere cambiato, eh? E lui ci sta proprio decisamente riuscendo. Cioè, l'obiettivo è proprio questo, che noi cambiamo il copione. A volte lo possiamo proprio buttare via, farne un altro, Mhm. però si può anche fare tesoro di quello e fare delle modifiche. Va bene, Monica, andiamo contemporaneamente al cluster, al Federico Grotta Rosa interno a se stesso e al copione, tre telecamere. Dove agisce, cosa succede nelle altre due telecamere. E gli dico di andare al cluster e cambiare il cluster, può fare il cambio anche nel copione o nel dentro se stesso. Perché è come se nel copione scrivesse ehm, basta muri, stop muri. E allora nel momento in cui scrive stop muri, vedo che si sgretola, si disfa il muro che c'era nel cluster e vedo che all'interno della grotta rosa lui ha uno specchio in cui si può vedere in maniera netta, nitida, però è uno specchio che è anche interiore, Mhm. dove lui vede sì il suo volto, ma il suo volto in profondità che gli racconta del vero Federico. Ci sono altri specchi? Adesso vedo questo. Bene. Tre ad eternum, uno nel cluster, che ha pulito dal muro, uno in se stesso e uno nel copione. Sono fatti con una bacchetta magica che finisce con una stella
questa qui gliel'ha voluta creare la bambina, la sua figlia. Ehm, e lui volentieri l'ha utilizzata per creare questi ad eternum, muovendo la bacchetta in aria. Fuga a mezzanotte esiste ancora, Monica? No, quello che vedo è lui che guarda le stelle, sdraiato su un prato, con sua figlia. Le eteriche, le mentali, gli impianti esistono ancora? No? Il pacemaker fisico, inteso come impianto eterico, se era, esiste ancora? Non era così o era così? Dunque, sì, io ho visto una specie di scogliera. Sì. Ehm, mm, no, ora non c'è più. Vibrazione. Vibrazione. No, ok, Federico. No. Ehm, 222. Mm, aspettavo qualcosa di più. A lui piace molto giocare su questo 2. Perché? Lui e Adesso mi dice lui e lei. lei chi? Perché in realtà lui vorrebbe vivere un'esperienza anche di coppia Ah, eh, completa ed esclusiva e profonda, ed è la compagna. autentica. Eh, allora, potrebbe, però ci dovrebbero essere parecchi cambiamenti da entrambe le parti. Questo è un altro capitolo. Consapevolezza, 160, anima, 49, vite, 1893, cervello, 9,5, suscettibilità ipnotica, 48, 3D, 33, vivacità animica, che era 95. mm, 97. Messaggio di Federico alla figlia. Sei il mio confetto. Rosa come un confetto, sei il mio confetto, dolce, mm, e anche un po' duro, un po' sfida, insomma. Ehm, E, grazie per come riesco a volerti bene. E lei cosa risponde? Non so perché mi risponde in francese. De rien. Scambio col gemello. Lui al gemello e il gemello a lui. Ah, il gemello, non so perché è sotto un ombrello, sembra che piova. Li vedo proprio in due contesti diversi, sai? Perché vedo Federico nel pieno sole e il gemello così, con l'ombrello aperto. Messaggio di Federico a se stesso, ovvero al suo sé consapevole nella sorgente con in mano il copione, anche alla luce del fatto che è la prima volta che è stato cambiato il copione direttamente col copione in mano. Infatti vedo che solleva la testa, vede come è accecato dal sole e, e dice che non se l'aspettava di poterlo vedere questo copione ed è stata una forte emozione.
gli chiede anche qualche altra dritta, tipo, no? Qualche altro suggerimento. Mhm. Lui che può leggere in maniera integrale la sua essenza, che può leggere in maniera integrale il copione, gli dia, no? Qualche altra dritta. E cosa risponde il suo più consapevole? Di praticare di più le arti marziali, di più, per se stesso, al di là Cioè, dell'insegnamento. mhm. Come quasi forma di meditazione, quasi in forma di Esatto, raccoglimento e confronto con se stesso, sì. usandole come specchio. Mm. Come lo vedi? È come se stesse piangendo, mm, un Ah, po' come soprattutto con e, la figlia ha pianto. beh, che lo smuove profondamente. E piange e sono, non so, lacrime di rinascita, lui dice. Sei contenta di questa sessione, Monica? Sì, spero di non essere stata troppo confusa. No, no, anzi, bene, bene.